Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti su Recensito. Come potete ben vedere abbiamo un oggetto di grande interesse e grande utilità. Vi presento oggi qua con me la prima dashcam del mercato. Ovvero lei, la Midland Bike Guardian, una camera, una dash camera, ovvero una telecamera da cruscotto semplicemente detta, ma che funge anche poi da action cam e andremo a vedere in che modo. Allora, dicevamo dash camera. Videocamera da cruscotto ci permette di tenere monitorato tutto quello che succede davanti a noi, di registrare e quindi di poter utilizzare poi le riprese in caso di un incidente o di una contestazione o di un'infrazione. Le caratteristiche, partiamo subito con le sue peculiarità. Intanto batteria, ovviamente all'interno litio 680 mAh, che si traduce in un'autonomia di 2 ore, però l'autonomia ovviamente può essere estesa alimentandola con la USB. Tolgo il mio tappo, guardate, molto ben realizzato in alluminio leggerissima con l'antiscivolo, si apre il vano dove poi posso anche intervenire su vari parametri e poi andremo a vedere, e avvito, vado a inserire la mia presa, avvito il tappo waterproof, quindi a prova di tenuta, e vado ad alimentare la mia dash camera con la USB. Importante sottolineare come il collegamento diretto alla moto permetta alla camera di accendersi e di spegnersi all'accensione o allo spegnimento del motore. Quindi due modi: autonomia batteria 2 ore oppure USB infinita. Campo della visuale importante, ovvero io la posiziono sul mio manubrio, non vedo soltanto gli oggetti davanti a me, ma vedo anche quelli lateralmente perché l'angolo è di 120 gradi. Arriviamo poi alla risoluzione e per raccontare questa caratteristica vado a togliere di nuovo il tappo e guardiamo il retro della nostra camera. Cosa abbiamo? L'alloggiamento della micro SD, l'alimentazione e poi due piccoli switch. Il primo ci permette di cambiare la risoluzione da 1080 a 720, la seconda, quella più in basso, passando rispetto alla vostra sinistra, passiamo dalla action cam, a destra andiamo invece sulla dash camera. Ecco, il nostro consiglio qual è? Se utilizzate la Bike Guardian in versione action camera, la risoluzione può essere 1080, mentre se la utilizzate in versione dash camera, il nostro consiglio è di andare a 720 perché abbiamo 55 frame per secondo, ovvero un'immagine molto più stabile, mentre se andiamo in Full HD passiamo a 1080 appunto con 27,5 frame per secondo. Memoria, ecco, l'abbiamo detto, alloggiamento lo troviamo nella parte più alta. Cliccando, vedete, esce la micro SD, in questo caso abbiamo montato una 64, l'abbiamo utilizzata sia per fare delle riprese di sicurezza, così le chiamiamo, ma anche delle riprese per alcuni recensito e avevamo bisogno di tanta memoria, quindi abbiamo usato 64, che è la massima capacità diciamo tollerabile dalla nostra Bike Guardian, e andiamo da 8 a 64, inferiore non vengono tollerate. Tradotto, mediamente una memoria 32 GB permette di registrare fino a 5 ore, mentre se la alimentiamo, l'abbiamo detto, con la presa USB, lei va in una sorta di loop e quindi continua a registrare. La camera sovrascrive soltanto a memoria finita. E a proposito di tempi di registrazione, mi faccio aiutare dalla scheda tecnica per darvi giusto due dati. 16 GB, una scheda 16 GB, ci permette di registrare risoluzione 1080 140 minuti, risoluzione 720 180 minuti, mentre una da 32 abbiamo detto 280 minuti circa, 360 minuti. Ecco, mi piace molto come oggetto, è molto ben rifinito. Quando andiamo ad accenderla lei anche vibra un po'. Quindi se abbiamo la camera posizionata sul manubrio, comunque lei all'accensione e allo spegnimento vibra, quindi ci permette di capire se si sta accendendo o si sta spegnendo. Ci sono questi due piccoli LED che però, se la posizioniamo molto lontani, in una posizione diciamo parallela, con lo sguardo parallelo alla camera, non si riescono a vedere perché sono posizionati piuttosto avanti, però abbiamo detto c'è la funzione di vibrazione che ci aiuta. Molto bello il sistema di fissaggio, guardate, davvero molto pratico e veloce perché posso avvitarlo nella parte posteriore, quindi vicino a chi guida, mentre per altre action cam le abbiamo verso il basso e quindi è sempre un po' difficoltoso, perché soprattutto anche quando vado a sterzare. Quindi presa molto stabile, e poi abbiamo tutta una serie di accessori perché la nostra Bike Guardian la possiamo fissare al nostro supporto grazie a questo braccialetto. E poi abbiamo una serie di accessori. Cosa abbiamo? Il cordino, la presa di alimentazione,
l'alimentazione stagna e poi una serie di supporti, di adesivi, in modo che possiamo decidere dove e come metterle. Poi abbiamo anche, guardate, davvero molto furbo, questo pratico supporto orientabile fissato a una fascia che ci permetterà di utilizzarlo per esempio sul polso o perché no anche sul supporto di un bauletto o in altri modi. Dicevamo, oggetto molto interessante, rifinito molto bene, bello al tatto, bei materiali, bella la finitura, quindi sicuramente viene promosso. Dicevamo doppia valenza perché sicurezza, ovvero potremmo utilizzarla anche in caso di una contestazione, di un incidente, il giudice potrebbe utilizzarla proprio come prova e si chiama prudente apprezzamento. Il termine tecnico, ma possiamo usarla anche come divertimento, ovvero moto, sci, auto, bici, quindi davvero mille utilizzi. Arriviamo finalmente al prezzo che è davvero molto interessante, è di 129 euro, quindi con 129 euro intanto viaggiate più sicuri e poi perché no vi potete anche divertire, potete riprendervi mentre andate, riprendere la strada, insomma usarla, lo abbiamo detto, un po' come un action cam. Non ha ovviamente la risoluzione, la potenza di un action cam, però insomma può fare quello che un action cam solitamente non fa. E dopo il prezzo non mi rimane che invitarvi a consultare il sito che trovate qua sotto, ovvero www.midlandeurope.com, dove troverete non soltanto lei ma tantissimi altri accessori molto interessanti per viaggiare in sicurezza. Abbiamo gli interfoni, abbiamo i walkie talkie, abbiamo le action cam vere e proprie, quindi andate a visitare il sito. Poi come sempre continuate a seguire i nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, dove troverete a volte anche recensito, e poi il nostro canale YouTube costantemente aggiornato dei video prodotti dai colleghi qua alle mie spalle. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata di Recensito. Ciao!